Ci siamo! È arrivata! La mia prima sedia da gaming! Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Michele. Oggi insieme alla Sharkoon Skiller SGS 2. Io trascorro buona parte della mia giornata, 7, 8, 9, a volte 10 ore seduto con le chiappe su una sedia, spesso per lavorare e molto meno spesso purtroppo per giocare. E dato che alla fine della giornata mi alzo sempre dalla sedia con un gran dolore di schiena, beh, ho pensato di comprarmi una sedia da gaming che sia bella, economica e anche ottima ergonomica per la mia povera schiena. Attenzione ragazzi, questa l'ho comprata di tasca mia, non è una sponsor, non me l'ha inviata nessuna azienda, dato che io non ne capisco molto di questo settore e in oltre 20 anni non ho mai usato una sedia da gaming. Beh, ho chiesto consiglio a voi sul mio gruppo Facebook pochi giorni fa, mi avete consigliato questo modello e quindi l'ho comprato. Beh, direi ora di andare subito a vederla insieme. Skiller SGS 2, sedia da gaming di alta qualità in tessuto, telaio robusto in acciaio, bracciolo multifunzione 3D, quindi rotabile, schienale regolabile da 90 a 160 gradi, sistema dondolo regolabile da 3 a 18 gradi, base a stelle in acciaio, pistone a gas classe 4, rotelle da 60 mm e cuscini per supporto lombari e cervicali. L'ho comprata in tessuto e non in pelle per un semplice motivo: qui dentro in estate fa caldissimo e se comprassi anche una sedia di pelle non vivrei più. Vi dico la verità, non ne ho mai montata una, ma non può essere poi così difficile. Beh, ci proviamo insieme? Ma sì, dai. Prima però portiamo via la sedia, la poltrona di pelle del mio caro nonno Michele, che ovviamente non butterò ma è rovinata, quindi non posso continuare ad utilizzare per i video, magari la utilizzerò come seconda poltrona. E ora taglierino alla mano e andiamo ad aprire. Intanto che apro vi parlo di prezzi. Questa SGS2 è una fascia abbastanza economica, costa tra i 150 e i 200 euro, io l'ho pagata 170 euro da Amazon, vi lascio i link in descrizione video. Ho cercato il modello con il rapporto qualità-prezzo migliore. Comunque qui dentro c'è davvero tanta roba, non immaginavo sarà più difficile del previsto. Abbiamo ovviamente il manuale di istruzioni che noi non leggeremo perché siamo degli ingegneri non qualificati, però voi leggetelo ragazzi, mi raccomando. Avvertenze per la salute: per evitare danni materiali o lesioni personali, leggere attentamente il manuale di dotazione prima dell'assemblaggio. Abbiamo il set completo di chiave esagonale, tutte le varie viti, rondelle e la cosa bella è che sono riportati i vari passaggi, quindi non dovrebbe essere poi così difficile. Questa è la base a 5 razze per le rotelle. Ecco lo schienale, io l'ho presa nera e grigia come vedete, ma ci sono altri colori che sono rossa nera, verde nera e blu nera. SG S2 Sharkoon qui in alto. Questa è la parte frontale, molto ergonomica, avvolge bene la schiena, o almeno dovrebbe. Qui abbiamo la seduta con le guide, questa è la parte inferiore, i due coperchi, il supporto di regolazione per la seduta, il cuscino lombare, il cuscino cervicale e infine tutte le rotelle. Le rotelle dovrebbero essere semplicemente a incastro. E 5, controlliamo che sono inserite tutte bene e fino a qui ci siamo. Inseriamo ora il tubo metallico di supporto fra la base e la seduta, è semplicemente ad incastro, poi il nostro peso lo terrà ancorato verso il basso e mettiamo da parte la base. Ora prendiamo la seduta, questa è sicuramente la parte frontale, quindi prendiamo lo schienale e lo facciamo passare nella guida. Prendiamo ora le viti con annesse rondelle e andiamo a fissare il tutto. Diciamo che questa chiave non è proprio il massimo, quindi se avete delle chiavi migliori o un avvitatore è molto meglio.
Ora andiamo a chiudere con questi coperchietti opzionali, ma ovviamente montiamoli. No, non ci riusciremo mai così. Usiamo questo, va, che è già magnetizzato. Mettiamo il gommino. Bene, ci siamo quasi ragazzi. Seduta e schienale sono praticamente ultimati. Ora dobbiamo girarla. Mi ero dimenticato il gommino laterale. Andiamo a montare il supporto. La parte frontale è questa qui, quindi andrà in questa maniera. Mi raccomando, utilizzate sempre tutte le viti e le rondelle in dotazione. Perfetto, ora non ci resta che fissare la base, il perno qui dentro, e direi che ce l'abbiamo fatta ragazzi. È stato più facile del previsto. Allora, abbiamo la rotella qui per stenderci. Aiuto, vediamo se ritorna con la molla. Sì, direi che funziona e gira anche. Ci sono ancora da inserire i due cuscinetti che hanno dietro un elastico, quindi si apre, la parte frontale è questa, questo è quello cervicale che io vi consiglio di installare, chiudete, invece questo è lombare con queste specie di bretelle, questo si fa passare da sotto e poi si vanno a chiudere qui dietro. E questa ragazzi è la bellissima e comodissima, fantastico, è la Skiller SG S2 di Sharkoon. Anche i braccioli sono regolabili sia in altezza sia in profondità e anche leggermente in inclinazione obliqui per trovare la posizione migliore per noi. Allora, prime impressioni per quanto riguarda le mie chiappe. È davvero comodo. Devo regolare un attimo questo cervicale. È come la seduta della macchina alla fine, cioè queste sedie da gaming sono ispirate alle sedute sportive delle auto, quindi è molto comodo e confortevole. Ovviamente è molto meglio passare la giornata sopra queste sedie, che non sono solo sedie da gaming come dice il nome, vengono chiamate così per il design molto accattivante, sì, volte comunque ai videogiochi, agli streaming, ma sono comunque delle sedie molto comode che permettono di tenere la colonna in posizione ottimale senza piegarsi troppo in avanti, senza piegarsi troppo indietro, quindi si piegano anche bene le ginocchia, quindi direi davvero ottima. Montarla, come avete visto, è stato davvero semplicissimo, non servono chissà quali conoscenze di ingegneria, quindi la consiglio, beh, sicuramente sì, non solo per i videogiochi, ma se cercate una sedia o poltrona su cui passare le vostre giornate, o per giocare, o per lavorare, o per studiare, questa secondo me è una delle migliori alternative, possibilità che troverete su Amazon. Vi ricordo che costa tra i 150 e i 200 euro, vi lascio il link d'acquisto qui sotto in descrizione video, e se avete una qualsiasi domanda non esitate a chiedere lasciando un bel commento qui sotto, io sono come sempre a vostra totale disposizione. In descrizione video trovate, oltre al link d'acquisto, anche il link per il nostro canale Telegram delle offerte, Tech Best Deals, che curo io insieme a Stefania, entrateci, e anche il nostro gruppo Facebook Drone Tecnologia Italia e il nostro canale Instagram ufficiale. E infine ragazzi, se volete supportarci vi ricordo che tutti i nostri video sono totalmente gratuiti per voi, ma se volete ci basta un semplice e gratuito like, un commento, una condivisione. Iscrivetevi se non l'avete già fatto, condividete questo video a tutti i vostri amici, attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei nostri nuovi prossimi video. Qui potrei davvero dormirci, ci dormirò davvero. Buonanotte a tutti amici, noi ci vediamo, mi sto per ribaltare all'indietro, noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui su Addicted to Tech. Ciao!